In un tempo lontano, in una terra di sabbia dorata e cieli infiniti, viveva un uccello di una bellezza senza pari. La sua piuma brillava con i colori del tramonto, un mosaico di oro, rosso e porpora che illuminava il cielo del deserto. Questa era la Fenice, un essere mitologico che incarna il ciclo eterno di morte e rinascita. La Fenice viveva per secoli, solitaria ma serena, nel suo nido fatto di incenso e mirra. Quando sentiva avvicinarsi il termine della sua lunga vita, si preparava per il suo momento di rinnovamento. Con un canto melodioso che risuona attraverso le dune, la Fenice si incendia in un rogo splendente, un fuoco che era la fine e l'inizio, la morte e la vita. Dalle ceneri calde, una nuova Fenice emerge, giovane e forte, pronta a vivere ancora una volta, un eterno ritorno che simboleggiava la resilienza e la speranza. La leggenda della Fenice viaggiò attraverso le ere e le culture, un simbolo potente che ispira artisti, poeti e coloro che cercavano significato nelle prove della vita. La Fenice divenne un emblema di trasformazione e di trionfo sulle avversità, un promemoria che anche dalle ceneri della sconfitta possiamo risorgere più forti di prima. Questo splendente uccello mitologico ci viene descritto con piumaggio splendente, con colori che variano tra loro, il rosso e il porpora, simili a quelli delle fiamme, con un ciclo di vita di 500 anni prima di consumarsi nelle fiamme e rinascere, un potente simbolo di trasformazione e speranza che non è altro che l'associazione alla capacità di superare le nostre avversità. Una metafora di persone o idee sopravvissute contro ogni previsione, emergendo più forti dalle difficoltà. Questa è la favola di oggi, la forza della resilienza, quella forza interiore che ci fa distinguere dagli altri. In questo video, con l'aiuto di citazioni stoici fondamentali, accompagnati da esempi quotidiani che possono aiutarti a navigare contro le sfide della vita, il tutto, attraverso le parole di filosofi come Marco Aurelio, Seneca e altri, e scoprirai da solo come la filosofia stoica possa offrire conforto e forza. Dall'accettazione alla gratitudine, dalla resilienza all'empatia, questi insegnamenti millenari sono più rilevanti che mai. Lasciati ispirare e unisciti a una comunità che cerca la crescita personale e la pace interiore. Iscriviti al nostro canale, attiva le notifiche e preparati a trasformare la tristezza in saggezza. Personalmente credo che nessuno vorrebbe vivere più del dovuto perché quello che conta è la qualità. Il modo in cui viviamo è quello che creiamo lungo l'esistenza. Questo è ciò che ci rende soddisfatti. Sopra le cose che sono fuori dal nostro controllo, fuori dalla nostra portata non bisogna insistere ma capire che oltre la perdita di una quantità preziosa del nostro tempo, esaurimento mentale e fisico, il finale è sempre uguale. Si arriva semplicemente ad essere logorati, e chissà, a volte con un crollo totale. Vale la pena? Tu cosa ne pensi? Sicuramente, penserai che ha carattere forte oppure è coraggioso, però, credimi che non è così. Avere coraggio non vuol dire non avere paura, forse, rimane più nel subconscio, semichiusa nel corridoio dei sentimenti per non farla prevalere sopra le decisioni che bisogna prendere. Avere coraggio è andare avanti nonostante la paura socchiusa dietro, pensando che in qualsiasi momento può prendere dominio della mia mente. Ho sempre seguito l'istinto, credendo profondamente solo in me stesso. Non fermarti mai. Vinci le tue paure e riparti. Sei insoddisfatto di ciò che hai fatto finora? Scopri di nuovo te stesso. La casa o il posto li senti troppo stretti? Vai, il mondo fuori ti aspetta. C'è ancora tanto da scoprire, da vedere, da apprendere e chissà, un giorno scoprirai finalmente il tuo posto ideale, dove tu potrai dare il meglio di te stesso. Non sei felice sentimentalmente? Prenditi del tempo per capire i motivi e agisci. È vero che ogni nostra azione avrà, come normale, una reazione, però non preoccuparti, con rispetto e intelligenza, tutto si può risolvere. Non fermarti alle cosiddette radici, tu non sei un albero ma soprattutto,
non le hai scelte tu, è stato solo un caso, in un determinato momento. Non fermarti ad un pezzo di carta che lo hai firmato in un preciso momento della tua vita, non c'è contratto in questo mondo che non si possa annullare. Non fermarti mai davanti ad un limite imposto dall'essere umano, ricordati che l'essere umano ha fatto e farà sempre tutto a suo modo e convenienza, nel bene come nel male. Però, anche in questo caso, tu scavalca ogni limite imposto con il rispetto dovuto, e ti garantisco che avrai sempre le porte aperte. Perché i limiti, amici, se ci ragioniamo sopra, sono stati imposti da alcune persone, io le chiamerei non proprio, clinicamente sane, che purtroppo la loro unica fame è stata di avere sempre di più, dominio, potere e soldi. I grandi domini hanno soddisfatto il loro ego, con i soldi, sappiamo tutti che non sempre creano cose buone e il potere, lo hanno usato per infliggere la paura. Questo argomento terribile di cui abbiamo parlato, e ne parleremo ancora, che paralizza spesso e volentieri la volontà umana. Ricordati che l'abitudinario è spesso generato dalla paura di vedere la realtà o paura di affrontare il nuovo, quando diventa monotonia a un unico senso, una vita spenta da tutti i punti di vista, e per alcuni ancora peggio, diretto verso la depressione. Per tutti quelli che decideranno da domani di cambiare la loro vita, le voglio fare come regalo, una carta vincente. La cosa più importante che tu la devi avere nella valigia è il rispetto, prima per te stesso e poi, che è una cosa implicita, per gli altri. E la seconda cosa, resta sempre un po' affamato. Con il rispetto, creati un vestito e indossalo, ti aiuterà sempre a entrare nei posti giusti, trattare ed essere trattato con rispetto. La sensazione di fame, usala sempre per scoprire, conoscere e apprendere il più possibile, ma soprattutto vivere realmente cada posto nuovo, cada persona che incontrerai sulla tua nuova strada ed apprezzare fino ai minimi dettagli. Usa tutto questo, credi fortemente in te stesso e vedrai che scoprirai la tua vera forza interiore. Marco Aurelio disse: non è che abbiamo poco tempo, è che ne perdiamo molto. Ed aveva ragione, ogni momento senza fare qualcosa per applicare ciò che sappiamo, ciò che abbiamo sognato o persino affrontare qualcosa di nuovo, è tutto tempo perso. Benvenuti amici, tutti voi che siete oggi qui. Questo video sarà come un inizio di una lunga storia di vita, dedicato a te che hai bisogno, avrà altri capitoli, quindi iscriviti, ci vuole solo un click, dopodiché mettiti comodo e accompagnami perché si tratta di me e di te, come unici protagonisti però ricco di azioni. Grazie. Il filosofo stoico Seneca nei suoi tempi ha detto che non c'è mai stato un grande spirito senza una dose di follia. E sì, grazie a questo spirito o forse alla fiamma che stava accesa dentro, ho affrontato situazioni disperate in certi momenti, situazioni che, guardando indietro oggi, la maggior parte delle persone che conosco si sarebbero arrese, come tante che mi hanno considerato pazzo. Perché? Perché arrendersi, e la cosa più semplice di questo mondo però sarà soddisfacente. Personalmente non lo credo. La mia lotta piena di riuscite e fallimenti, salti e sprofondamenti a volte totali, il tutto ha creato la qualità di cui parlavamo prima, perché ogni momento della tua vita conta, e tutto l'insieme ti rende libero, portandoti sulla linea retta della dignità. Perché amici, al final, tutti cerchiamo la stessa cosa. Mai perdere la dignità, essere liberi in tutta l'estensione della parola ed essere valutati per ciò che siamo. Un altro grande filosofo stoico Epitteto disse: la libertà è la sola cosa che non si può comprare, non si può vendere e non si può donare. E per la libertà da tutti i punti di vista hai che lottare e conquistarla perché al final tu possa essere felice e pieno, libero di pensare, di prendere decisioni e agire, libero di amare, libero di cadere e rialzarti. Libero di avere questa forza, con cui oggi affronti tutto, domani, usarla di nuovo verso nuove sfide. Marco Aurelio, il grande imperatore romano e filosofo, ci ha lasciato una grande verità: la felicità non dipende da ciò che possiedi, ma da ciò che sei.
Non cadere nella trappola del superfluo, del giardino del vicino è più bello del mio, del vestito firmato che sfida quando passa vicino a te, delle macchine lussuose, della casa con 3 piani, delle vacanze costose a volte con soldi prestati. Il tuo valore è la tua anima, che la metti nel fare le cose. Ama ciò che sei, con il tuo tutto necessario, con il tuo giardino che ha lo stesso colore verde, sarà anche più piccolo però fatto con amore, con la stoffa del tuo vestito che avrà la firma della tua persona, con la tua macchina che ha sempre 4 ruote, con la tua casa piena di amore, anche se più piccola, con le tue vacanze anche fatte di passeggiate nel parco della tua città, giocare con i figli o stare insieme agli amici o altri familiari. Tutto questo sei tu, fatto da te, con amore per te. Non complicarti la vita con niente, ma riempirla di cose che veramente valgono e che creeranno a te stesso. Confucio ci trasmette che la vita è davvero semplice, ma insistiamo nel renderla complicata. Siccome a complicarci la vita ci sono in tanti che si occupano di farlo, tu resta spettatore e abbraccia la funzionalità della semplicità. Non dimenticare che queste 2 parole viaggiano a braccetto. Evitare un ornamento eccessivo ci permette di apprezzare la purezza e l'essenzialità delle cose. Questa è la vera resilienza, la sfida della nostra vita, superare questi ostacoli, questi complessi inutili che creano varie circostanze dove molte persone vengono ferite gratuitamente. E tu puoi farlo, superare e andare avanti perché hai il proprio valore, i propri principi in cui credi, ma soprattutto, hai te stesso. Non vergognarti di quante volte sei caduto, ma sii fiero di quante volte ti sei rialzato. Perché lo hai fatto con le proprie forze, perché amando il tuo corpo, essendo grato alla tua salute, la prossima volta lui ti reggerà a sostenere altre battaglie. Il tuo equilibrio mentale ti aiuterà a discernere nel prendere un'altra decisione importante. E perché questo succeda, non devi mai dimenticare di amare ciò che sei. Quindi, abbandona il tuo angolo di comfort e rimboccate le maniche, crea un percorso e fai vedere quanto vali mentre ascolta anche ciò che dice il filosofo Lucio Anneo Seneca. Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. È vero, ma non dimenticare una cosa, anche per quello che è convinto di sapere dove vuole andare, come anche per l'indeciso, il vento è una grande forza della natura che sposta tutto. A volte ci spinge, a volte ci impedisce di andare avanti, sempre paragonando. In una spinta favorevole, possiamo trovarci in un determinato momento nel posto e nel momento giusto e la nostra vita potrebbe cambiare in un secondo, mentre allo stesso tempo, sempre la stessa raffica di vento ci potrebbe bloccare, rimanendo fermi sul posto e nel momento sbagliato. In ambedue i casi, di nuovo sta tutto nel nostro potere di decisione, nella nostra forza interiore, la vera resilienza. Aggrappandoci, per far rinascere una nuova fenice, sempre più forte per risplendere la bellezza del piumaggio. Attraverso il governo delle nostre opinioni e reazioni, Marco Aurelio enfatizza il controllo interiore e la resistenza contro le avversità esterne, con una bellissima citazione: la forza dell'universo non può fare nulla contro di te se non la tua stessa opinione. Tra queste raffiche, c'è la nostra vita. Nella sua quotidianità, soddisfazioni e gioie, però abbiamo anche terribili momenti di tristezza, di delusioni, di abbandono più totale perché ci afferriamo a pensare che solo a noi succede e che solo noi stiamo soffrendo. Seneca ci dice che la vita non è né buona né cattiva, ma solo un luogo per il bene e il male, volendo solo sottolineare che la vita in sé non ha qualità intrinseche, piuttosto è il modo in cui reagiamo agli eventi che determina la nostra esperienza. E per dare ancora più coraggio a tutte quelle persone che decideranno a prendere le redini in mano e agire con coraggio per la propria vita, voglio citare Epitteto che fa solo una domanda: chiediti ad ogni momento, è questo necessario? Non fa altro che suggerire di valutare continuamente le nostre azioni e pensieri per mantenere solo quelli che sono essenziali e veramente utili.
Vuoi prendere decisioni basate su un pensiero chiaro? In maniera più esplicita, possiamo chiederci sia in un momento di profondo dolore, anche se forse non troveremo mai la risposta che ci potrebbe dare la vera pace interiore, in quanto sappiamo quanto è difficile sanare una ferita profonda, come anche nel bene, quando, pensando che siamo davanti al treno della nostra vita, che come sappiamo, dicono, passa una sola volta, ci buttiamo a capofitto senza valutare la vera essenza e ignorando le proprie forze ad un preciso momento. Non dimenticando mai il medievale detto, reso noto da William Shakespeare, che non tutto ciò che luccica è oro, potrebbe essere un eccellente punto di partire per aiutarci a capire che anche per le cose buone dobbiamo concederci il tempo necessario a stabilire l'esistenza del nostro equilibrio mentalo-fisico per poter essere in grado di valutare e decidere. E non preoccupatevi perché i treni passano di continuo. Importante è valutare tutto per poter prendere quello giusto. Guardi spesso nel passato e ancora oggi, ti senti oppresso da vari sensi di colpa? So per certo che, oltre ai problemi di salute, ci sono tante persone che, purtroppo, soffrono e si chiudono in se stesse per colpa degli altri o semplicemente per autoincolpandosi per tutto quello che nel passato avrebbero potuto fare e non lo hanno fatto o detto. Non esiste una cosa più sbagliata, mai guardare indietro. La parola stessa sottolinea, è passato. Devi agire come il capitano della tua propria nave, cosa fa di fronte ad una tempesta. Assume la responsabilità delle vite umane a bordo, inclusa la sua, e si prepara ad affrontarla, adesso, nel presente. Non ha tempo di guardare indietro e pensare a quante ne ha affrontate o che errori ha fatto. Sa solo che, pur essendo l'ennesima, deve concentrarsi su quella presente. Ciò che sì, puoi fare è vivere il presente e cercare il più possibile a non ripetere gli errori del passato, trasformando così i tempi difficili in opportunità di crescita. Con solo la tua volontà, tutto è possibile e la stessa cosa ce la trasmette Epitteto, non ciò che accade, ma la tua reazione ad esso, che conta. E allo stesso tempo, Marco Aurelio mette il punto finale, dicendo che, se ti prendi cura del presente, il futuro si prenderà cura di se stesso. Che tu stia attraversando un momento di crisi personale, affrontando perdite o semplicemente hai bisogno di un piccolo incoraggiamento nella tua vita quotidiana, queste frasi sono qui per offrirti supporto, motivazione e speranza. Quindi ti invito ad aprire il tuo cuore e la tua mente a queste potenti parole, permettendogli di entrare nel tuo essere, nutrire il tuo spirito ed elevare il tuo stato d'animo. Perché insieme possiamo trasformare l'oscurità in luce e trovare la forza per andare avanti. Vorresti abbracciare i cambiamenti con più positività? Come dice il filosofo stoico Seneca, le difficoltà preparano spesso le persone comuni per un destino straordinario. Sono grato per la mia lotta, perché senza di essa non avrei mai scoperto la mia forza interiore. La storia è piena di figure che, partendo da condizioni di estrema difficoltà o umiltà, sono riuscite a costruire veri e propri imperi, e non voglio che li prendi come esempi per i risultati finali, che forse per alcune persone potrebbe essere scoraggiante, ma, per le avversità affrontate. Oprah Winfrey, la sua infanzia è stata segnata da povertà estrema e da abusi. Tuttavia, Oprah ha superato queste enormi difficoltà per diventare una delle più influenti e ricche personalità televisive del mondo, nonché una significativa filantropa. Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, Del Vecchio è cresciuto in un orfanotrofio e ha iniziato la sua carriera come apprendista in una fabbrica di pezzi per occhiali. Luxottica è diventata poi il più grande produttore e rivenditore di occhiali e lenti al mondo, rendendo Del Vecchio uno degli uomini più ricchi d'Italia.
Howard Schultz, cresciuto in una casa popolare, Schultz ha trasformato Starbucks da un piccolo rivenditore di caffè di Seattle in una delle catene più conosciute al mondo, rivoluzionando il modo in cui il caffè viene consumato e percepito globalmente. J.K. Rowling, prima di pubblicare Harry Potter, Rowling ha vissuto periodi di depressione e povertà, arrivando a scrivere in caffetterie mentre si prendeva cura della sua bambina come madre single. Harry Potter è diventato un fenomeno globale, rendendo Rowling una delle autrici più vendute e ricche della storia. Jan Kum, nato in Ucraina, Kum e la sua famiglia hanno emigrato negli Stati Uniti, dove hanno vissuto con un sussidio governativo. Da queste umili origini, Kum ha cofondato WhatsApp, un'applicazione di messaggistica che è stata venduta a Facebook, fatto che sicuramente le cambiò la vita. Do-won Chang e Jin Suk, i fondatori di Forever 21, Do-won Chang e sua moglie Jin Suk, sono emigrati dalla Corea del Sud agli Stati Uniti nel 1981. Hanno iniziato lavorando in lavori manuali prima di aprire il loro primo negozio di abbigliamento nel 1984. Forever 21 è cresciuto fino a diventare una delle più grandi catene di abbigliamento al dettaglio del mondo. Questi esempi dimostrano fortemente come, anche nelle circostanze più avverse, la resilienza, la determinazione e il duro lavoro possano preparare il terreno per successi straordinari, incarnando perfettamente la citazione di Seneca sulle difficoltà che preparano persone comuni per un destino straordinario. Oggi, voglio chiudere qui perché voglio che tu ti prenda tempo per riflettere, però sarà un seguito e non perdertelo perché io e tu siamo i protagonisti. Perché lo faccio? Perché vorrei che ciò che io ho passato non succeda a nessuno o semplicemente aiutare con questo, uscire fuori da dove un giorno, anche io, sono caduto, nel profondo abisso della depressione. Il cambiamento ha generato da sempre quel sentimento chiamato paura, che spesso ha oppresso l'esprimere dei sentimenti, la volontà di agire o reagire e purtroppo a volte, ad un altissimo costo. Puoi fare che questo non accada più, cercando di capire veramente questi semplici principi stoici e iniziare ad applicare uno alla volta. Prendi coscienza ma soprattutto elabora il risultato che avrà nella tua vita perché sono sicuro che tutto servirà a creare un tu più saggio con più calma interiore. Puoi dirmi cosa pensi, finora? Se hai riflettuto su ciò e se vuoi parlare con qualcuno, qui sarò ad accoglierti nella nostra community. Non avere paura ad esprimere, pensando che non possa capirti o che ti giudicherò. Ho passato di tutto nella mia vita e ho affrontato in prima persona, quindi sarebbe un onore riceverti a casa mia ed ascoltarti. E se fino adesso ti è piaciuto, alla chiusura del sipario, lasciami un like e se credi che può aiutare qualcuno, condividi il link. E dopo l'iscrizione, non dimenticare di personalizzare la campanella per il prossimo video. Alla prossima!